Il tartufo, con il suo profumo inconfondibile, è la bella metafora delle colline di Langhe e Roero. Biodiversità, naturalità, tradizione e cultura materiale fanno sì che questo frutto sia il più prezioso di tutti. Addirittura il poeta Giovenale ne individuò l'origine in un fulmine scagliato da Giove in prossimità di una quercia. Un frutto dato dalla provvidenza a quei miserabili paesi di collina col quale si soccorrono i poveri abitanti, mentre con il loro prezzo suppliscono in parte al pagamento dei reggi tributi. Ecco, questa è una citazione tratta da un documento vezzese del 1741, stipulato proprio qui nel Roero, che racconta in maniera tanto tecnica quanto poetica il tartufo. Tanti furono i poeti, gli scrittori, i filosofi che parlarono di tartufo e lo fanno ancora adesso. Voi avete interrogato i sapienti, domandato loro cosa fosse questo tubero, e dopo 2000 anni di questa discussione i sapienti hanno risposto come il primo giorno: non lo sappiamo. Avete interrogato il tartufo stesso, e il tartufo ha risposto: mangiatemi e adorate Dio. Il tartufo, da queste parole di Alexandre Dumas, non può essere considerato solamente un elemento dell'enogastronomia. Il tartufo è, insomma, un po' il frutto simbolico di queste terre, nonostante non lo si possa coltivare perché è spontaneo. Nasce appunto nei boschi naturali, nei polmoni di queste colline. È tutto un fiorir di leggende e testimonianze di prestigiosi estimatori. Marilyn Monroe scrisse a Giacomo Morra, il re dei tartufi, di non aver mai assaggiato niente di più gustoso ed eccitante. A lei il mio grazie particolare per il piacere che mi ha procurato, sua devota e affezionatissima Marilyn. Il tartufo nasce principalmente in un ecosistema particolare. Servono terreni ricchi di calcio e qua il calcio viene rilasciato naturalmente dalle conchiglie fossili che abbiamo nel sottosuolo. Per quanto riguarda le piante, abbiamo 5 tipi di piante e sono il pioppo, la quercia, il nocciolo, il salice e il tiglio. Ovviamente, essendo un fungo, ha bisogno di acqua e quest'acqua deve arrivare per forza nei 3 mesi precedenti al ritrovamento del tartufo, perché comunque il tartufo ci mette 3 mesi a svilupparsi. La saggezza popolare ha anche coniato un modo di dire che testimonia la simbiosi tra uomo, natura e condizioni meteorologiche. Su pioven sul giavele e il trifule vengu bele. Se piove sui covoni, i tartufi diventano belli. È al calare delle notti d'autunno che il cercatore, detto Trifulau, si incammina tra le brume di tortuosi boschi per cominciare la ricerca insieme al suo fedele cane, rigorosamente meticcio, comunemente chiamato Tabui, addestrato alla ricerca del tuber magnatum pico. Utilizziamo principalmente cani da caccia, ma ricerchiamo genitori che siano comunque cercatori di tartufi. Iniziamo ungendo le mammelle della mamma con l'olio al tartufo. Quando vengono svezzati mangiano tantissimi tartufi, specialmente neri, e l'addestramento inizia alla ricerca del tartufo nero, perché il tartufo bianco è molto difficile da trovare. Willy. Quindi andiamo a insegnare al cane a non mangiare il tartufo e a ricevere una ricompensa. Quando il cane diventa più adulto ed anziano sono biscotti. C'è però una curiosità tanto veritiera quanto aneddotica, e cioè che i tartufi li scoprirono prima ancora del cane e dell'uomo dei maiali, i suini.
Furono loro ad avere un olfatto così sensibile da poter trovare qualche cosa sottoterra che potesse interessare l'essere umano. Poi però fu l'uomo attraverso il cane che approfondì questa tecnica, questo battere i boschi, questa ricerca. Il legame che si crea con il cane è molto importante, come il legame che si ha con la natura e con l'ambiente che ci circonda, poiché passiamo gran parte del tempo nei boschi, su e giù per le colline, soltanto in compagnia del nostro amico a quattro zampe, che è l'unico metodo che la natura ci offre per trovare questo fungo. Dai Willy, vieni Andrea. Il tartufo si trova sottoterra e lo si può portare alla luce attraverso questo oggetto. Non bastano quindi il trifulau e il cane, detto anche tabui, ma ci vuole il sapin, lo zappino, il sarchiello, no? Come si tradurrebbe in italiano. È piccolino perché il tartufo, quando il cane indica al padrone, al trifulau, il luogo esatto in cui scavare, è necessario fare attenzione, perché altrimenti si potrebbe urtare, si potrebbe rompere, si potrebbe danneggiare. Piano, va piano. E così il sapin permette di scavicchiare piano piano, pochi centimetri sottoterra, per poter portare alla luce un frutto prezioso e grattarlo poi sui tagliarini, sulla fonduta, sull'uovo, insomma, dove ognuno preferisce. Soltanto nel paese di Montà 50-60 cercatori su circa 5.000 abitanti, quindi la competizione è molto alta e si cerca sempre di avere il cane migliore. Un buon tartufo, sia bianco che nero, non deve risultare né troppo gommoso né troppo duro. Il bosco è un elemento spirituale, un elemento onirico, un elemento che unisce in qualche modo l'umano con il divino. E infatti proprio nel bosco non troviamo soltanto i tartufi sottoterra, troviamo anche delle figure che fanno parte della tradizione popolare, antiche, ataviche, ancestrali, le masche. Donne maligne, streghe, fattucchiere che operano i loro sortilegi. Le masche sono conosciute qua tanto quanto i tartufi, proprio perché sono rare ma preziose e anche in qualche modo nascoste. Sono una strega, o meglio una masca, come ci hanno sempre chiamate qui da noi nelle langhe e nel roero. La sfortuna mi ha sempre perseguitata per tutta la vita e anche dopo, e venivano da me quando avevano paura di avere qualche malattia brutta o della quale si vergognavano. Micillina, non avresti un qualche unguento, un qualche pozione che mi faccia stare un po' meglio? Che io, stupida, li guarivo con le mie pozioni, con i miei intingoli. Uno dei momenti migliori per andare a cercare tartufi è indubbiamente la notte, anche perché il cane lavora veramente molto meglio, perché ci sono profumi un po' più delicati, c'è comunque l'umidità, ci sono meno rumori. E l'unica cosa, non bisogna aver paura delle masche, perché poi di notte si possono fare anche brutti incontri. Voi siete proprio convinti che le masche non esistano? Bene, e allora venite. Venite nelle rocche di poca paglia, in una notte buia, nella nebbia. Venite. Ma non stupitevi se qualcosa vi sembrerà strano, misterioso.